Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Anche quest'oggi affronteremo il montaggio della USS Enterprise e insieme a voi andremo ad analizzare le varie fasi di montaggio e suggerirò come al solito alcuni piccoli trucchetti per eseguire il montaggio senza far danni e vedremo anche se c'è la possibilità magari di eseguire qualche correzione o qualche piccola modifica. Saluto gli amici di Extra Trek con i quali collaboriamo, come è solito dire il nostro amico Claudio, a tutti i naviganti della federazione grazie e iscrivetevi ai nostri canali, vengono fatte anche delle live molto professionali dove troverete tanti amici ed anche degli ospiti che hanno diciamo un making diretto con quello che riguarda le serie TV. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Bene, cari amici del canale, eccoci qua. Siamo pronti per cominciare questo tutorial di montaggio del fascicolo 1 relativo allo stage 1, quindi al montaggio del ponte principale della plancia. Qui, come vedete, ho con me questa splendida, non smetterò mai di dirlo, scatola portaviti. Guardate che non è una cosa così scontata averla, spesso nelle collezioni, anche in quei rari casi in cui viene fornita, si tratta sempre di scatoline molto piccoline, molto grossolane, fatte anche con una plastica piuttosto opaca. Questa invece è bella cristallina, è grande, dentro è modulare, quindi vi consentirà veramente di metterci un po' tutto. Guardate, è veramente fatta bene. Brava Eagle Moss. Dunque, allora, come detto durante la fase di unboxing, qui abbiamo il fascicolo 1, ok? Noi oggi andremo ad eseguire il montaggio di questa prima parte, lo stage 1, quindi tutto quello che riguarda il ponte, la plancia. Ecco qua, faremo questa parte qua. Come sempre vi invito a verificare le varie parti presenti dentro il kit, verificatelo sempre anche tramite questo elenco in maniera da essere sicuri di avere tutto e di non trovarvi magari all'improvviso senza i pezzi da montare. Qualsiasi cosa dovesse risultare mancante, segnalatela immediatamente a Eagle Moss. Lo potete fare tramite il servizio clienti oppure mandandogli anche un messaggio tramite la loro pagina Facebook, quindi tramite il Messenger, scegliete voi, oppure c'è anche il numero di telefono dedicato che potete trovare anche nel gruppo Facebook dedicato a questo modello, gruppo Facebook di cui vi lascio il link in descrizione e a cui vi invito ad iscrivervi, come vi invito anche ad iscrivervi ovviamente al canale. Bene, allora procediamo. Togliamo questo cartoncino nero che non serve assolutamente a nulla. Ecco qua, abbiamo rimosso la copertura di protezione. Questo è chiaramente il cacciavite dato in dotazione. Ecco, questo qui, per chi se lo chiedesse, è la griglia dei sensori dell'Enterprise per fare i vari rilevamenti stellari, quindi anche per intercettare tutte le varie navi nemiche in arrivo eccetera, oppure per gli oggetti comunque presenti nello spazio sul tragitto della nave. Viene usato questo è di plastica, quindi fate attenzione a non romperlo perché se lo piegate si potrebbe spezzare. Questo invece è metallo, quindi su questo magari potete anche essere un pochino più, diciamo, brutali, ma comunque attenzione perché sono sempre parti delicate, se non altro per la verniciatura.
Questo oltretutto, avendo già la pennellatura Aztec riportata sopra, non è nemmeno di facile riverniciatura, perché andreste a perdere tutta la pennellatura. Quindi attenzione, ma usate sempre un panno morbido sotto se non avete una copertura morbida. Bene, allora dunque, allora, le prime parti da assemblare sono queste due. Questo è lo 01D e questa è la 01C. Sono entrambi in plastica. Per quanto riguarda la 01D c'è il famoso problemino del foro che non è stato fatto qui, della finestra finestra a cupola della plancia. Questo, ripeto, non è obbligatorio farlo. Io per il momento non lo faccio subito, probabilmente lo farò, però voglio farlo con tutta calma, tanto non c'è fretta. Quando deciderò di farlo sicuramente vi farò anche un piccolo tutorial, però per il momento ci dedichiamo solo al montaggio standard, tanto non c'è nessuna fretta di farlo, anche perché se passa tempo potremo anche trovare delle soluzioni sempre migliori per fare un lavoro più pulito, perché ripeto, qui una volta forato, se avete sbagliato a fare il foro poi vi tenete il pezzo rovinato, ve lo dovete comunque far sostituire. Quindi per chi di voi non è pratico io non lo sconsiglio di operare una cosa del genere. Per chi invece magari è più pratico o vuole comunque tentare, farò quando sarà il momento un tutorial, ma ripeto, al momento ci concentriamo solo sul montaggio standard, ok? Allora, questo andrà chiaramente posizionato seguendo la forma qui sopra. Come vedete c'è un pernetto qua, c'è un pernettino qua, qui ci sono i perni con i fori per le viti. Va applicato qui sopra in questo modo, molto semplicemente, ok? Faccio rivedere, ecco, così e così. Poi lo girate, vedete ci sono questi due fori con i perni più grandi, diciamo, no? Vedete? Lì andrà avvitato con due viti di tipo AP. Li prendiamo. Allora, prima di cominciare, innanzitutto vi consiglio di dotarvi di uno di questi. Questo è un magnetizzatore, serve per magnetizzare le punte dei cacciaviti. Questo del fornito è già magnetizzato, come potete vedere, però nel tempo delle volte può capitare che venga un po' meno la forza magnetica della punta. Allora in quel caso sarà sufficiente passarlo qui sotto dove c'è Magnetize più, vedete? E sicuramente riacquisterà tutta la sua capacità di attrarre le viti. Ok? Questo ve lo consiglio, oltretutto costa veramente poco, pochissimo, lo potete trovare in tutti i ferramenta oppure in tutti i vari brico o addirittura anche nei negozi cinesi, spesso li hanno, e io sinceramente è un accessorietto che per fare questo tipo di lavori vi consiglio. Come vi potrei consigliare anche il piattino magnetico, un piatto dove tenere ben ferme tutte le cose, perché essendo tutta la superficie magnetica, se ci mettete tutte le viti sicuramente non vi scappano in giro e poi magari non le trovate. Altra cosa che vi consiglio è questo, non necessariamente la stessa marca ma comunque un prodotto simile, quindi un prodotto lubrificante multifunzione. Questo comunemente in Italia viene chiamato olio sbloccante, ma può avere vari nomi. Comunque sia, di solito le marche più conosciute sono questa, la VD40 oppure la Svitol. Vanno benissimo entrambe le marche, ma vanno benissimo anche marche differenti, quindi questa non è una sponsorizzazione, è solo per farvi dire che questo serve. E questo servirà appunto per non far inchiodare le viti, soprattutto quando avviterete sulle parti metalliche, quindi quando andremo a fare questa parte magari qua che è metallica. Per le parti in plastica non è necessario, se proprio lo dovete usare potete usare un tipo di lubrificante simile a questo, però a base siliconica. Sono chiamati siliconici in genere, comunque viene evidenziata sull'etichetta che contiene silicone, ma di solito è più indicato per aiutare magari alcune parti in plastica in movimento. Per fare i fori non serve solo plastica, quindi per quello ve lo potete risparmiare.
Per il metallo invece io vi consiglio di usarlo, perché altrimenti la rottura della vite può diventare molto più probabile rispetto a chi invece usa un tipo di prodotto similare. Ok? Allora, altra indicazione: le viti che useremo adesso sono le AP. In questo tipo di collezioni ci sono viti classificate con la lettera P e classificate con la lettera M. P sta per plastica ed M sta per metallo. Quindi fate molta attenzione che anche se alcune viti potrebbero sembrare dello stesso diametro, se le invertite potrebbero non andare bene, perché magari mettete una vite per la plastica come questa, come la P, su un pezzo metallico. In quel caso il rischio di rottura della vite è molto superiore, quindi attenzione a non invertirle. Ok ragazzi? Allora, adesso procediamo al montaggio. Ho già parlato troppo. Ecco, mettete la vite ben centrata sul pezzo, tenetelo inizialmente con le dita in maniera tale da essere sicuri che spiani bene, e poi andate piano piano ad impanare. Fate un paio di giri in avanti, poi tornate uno indietro, perché ripeto, serve per portare fuori i detriti di lavorazione. Questo è quanto più importante quanto più lo facciamo sulle parti metalliche, però anche su quelle in plastica ha il suo, comunque, diciamo, perché, no? Il suo utilizzo, la sua funzione. Ecco qua, non stringete a morte ragazzi, appena sentite che la vite è arrivata a fine corsa basta. Questo è un pezzo statico, è un modellino statico, non si muove, non avrà vibrazioni, di conseguenza stringere a morte una vite significa solo cercare di rompere o la vite o la plastica. Tenete presente che le plastiche, se stringete la vite a morte, possono anche non rompersi immediatamente, però se la vite ha creato una trazione molto forte sulla parte in plastica, potreste trovarvi il pezzo spezzato magari successivamente quando lo andate a rivedere, quindi è bene non forzarlo, anche perché ripeto non serve. Prendiamo l'altra vite e operiamo sull'altro buco. Avvitare sulla plastica è molto semplice, però ecco, vi ricordo sempre ogni tanto di tornare un po' indietro per evitare che ci siano detriti magari che compromettono il corretto serraggio. Oh, ecco qua, vedete? Se pensate di averla stretta troppo, tornate un pochino indietro e riprocedete. Ripeto, come vedete che finisce di girare, stop, non serve stringere di più. Ok? Come vedete il pezzo è completamente spianato, quindi non serve stringere, ok? Bene, ora prendete uno dei cavi con i LED, in particolare quello indicato dall'etichetta C, non so se si riesce a leggere, comunque lo trovate tranquillamente, vedete? È il cavo praticamente dove sono collegati due LED con i cavi colorati in maniera differente. Uno è giallo e bianco come la bandiera vaticana e l'altro è rosso e nero, magari come qualche squadra sportiva. Io adesso non sono molto pratico in quello, comunque sappiate che li dovete comunque identificare. Allora, prendete a cavo, diciamo, quello con i colori giallo e bianco e lo dovrete posizionare in questo modo, così, vedete? Fate attenzione sempre al verso del colore dei cavi, come viene indicato dalle istruzioni. Il giallo deve stare in questo caso verso di me, ma chiaramente poi in base a quando lo montate, comunque fate sempre come riferimento le foto che vedete sopra il fascicolo, ok? Oh. E andrà, diciamo, sigillato con la copertura 01J che andiamo a cercare.
eccola qua, vedete? Chiaramente andrà montato con questa parte rialzata verso l'alto, perché chiaramente qui c'è la svasatura che deve contenere il LED, vedete? Ok? Allora, ovviamente vi si muoverà un po' di volte, ma dovete avere un po' di pazienza nel posizionarlo. Poi una volta stretto con la copertura non si muove sicuramente più. Anzi, possiamo fare già una cosa: prendete direttamente il LED, guardate come va posizionata questa, ovviamente qui c'è la svasatura, lo mettete già con la parte gialla, con il cavo giallo rivolto in questa direzione, vedete? Incastrate direttamente il LED già qui, così ve lo trovate posizionato già bene, e poi poggiate la copertura sopra. Si muove lo stesso un po', ma comunque poi alla fine, ecco, l'importante è che siate sicuri che il pernetto che sta in questa fessura, c'è un pernettino, deve stare a cavallo tra i due cavi, in maniera da non farlo muovere, da non far tornare indietro il LED anche se uno dovesse tirare un po' il filo, ok? Ecco qua, ve lo dimostro un attimo. Stessa cosa dall'altro lato, quindi tiriamo così un pochino qui lateralmente il filo. Attenzione a non tirare troppi fili, anche se dovete magari stirarli per togliere la ricciatura con cui vengono spediti, non tirate troppo perché sono delicati, si potrebbero spezzare internamente, quindi se li dovete un pochino stirare eccetera, fatelo molto delicatamente. Prendiamo il pezzo successivo, ecco qua, che è lo 01i o L, non si capisce bene, comunque è questo qua, e anche qui come vedete è presente la svasatura per mettere il LED, ok? Lo girate sempre in questo modo, in maniera tale da avere la svasatura rivolta, la parte alta della svasatura, diciamo la parte rigonfiata verso l'alto. Lo poggiamo un attimo qui, posizionate l'altro LED con il filo rosso orientato verso di voi, anche se poi in realtà non è che abbia molta importanza come orientate il colore del filo, l'importante è mettere bene in posizione il LED, e lo andate a mettere sempre con i due fili a cavallo del pernetto che si trova qui, vedete? Poi prendete il pezzo e lo andate a mettere sopra. Ecco qua. Questo è l'aspetto che dovrà avere il pezzo, quindi dovrete vedere tutte le varie finestrelle che sporgono fuori dai fori, ok? Adesso la fase successiva è prendere, cioè fase è sempre questa, però l'operazione successiva da fare è prendere questo pezzo qua e lo girate in questo modo, quindi con queste due traverse rivolte verso l'alto. Questo perché? Perché avete comunque il pezzo anche questo qui girato allo stesso modo. Prendete il cavo e lo fate passare al centro tra le due staffe, ok? Delicatamente, in maniera da non far muovere i pezzi che avete assemblato prima, perché ancora non sono bloccati. E andrete chiaramente a bloccarli utilizzando due viti AP che inserirete qui. Appena messi bene in posizione, fate una leggera pressione per essere sicuri che vada a spianare bene fino in fondo, ok?
ok, non si deve vedere aria da questa parte, ok, deve essere spianato bene. E adesso lo blocchiamo appunto con le viti, sempre quelle di tipo AP. Adesso le prendiamo, vi ricordo sempre di non stringerle troppo. Appena messa una vite, chiaramente il pezzo è già molto più stabile. Ecco qua. Mettiamo da parte il ponte principale. Allora adesso procediamo all'assemblaggio del ponte 2, questo splendido pezzo qua, come potete vedere, ok? E andremo ad inserire gli sfiati di emergenza, ovvero queste griglie da questo lato, qui e qui, ok? Allora, per farlo dovete localizzare all'interno del blister questi 4 pezzetti che sono identificati con le lettere R che sta per destra ed L che sta per sinistra. Allora, il fascicolo vi mostra di posizionare il ponte in questo modo e di mettere il lato R da questa parte. Allora, noi proviamo. Allora, tolgo gli L dalla mano. Prendo il pezzo R, quindi questo qua, non so se si riesce a vedere la lettera, ok? E lo proviamo a posizionare in base a come dice il fascicolo. Però c'è un problema. Non entra perché probabilmente sul fascicolo hanno sbagliato, ci hanno indicato il pezzo con la lettera sbagliata. Hanno stampato chiaramente sul fascicolo di mettere il pezzo R da questa parte, mentre chiaramente è prodotto per essere messo da quest'altro lato. Si vede anche perché sul fascicolo riporta, adesso lo faccio vedere, queste alette dove sono quei vernetti, se lo vedete bene, sono orientate in maniera differente, no? Rispetto al pezzo che voi avete posizionato sopra il ponte, quindi sicuramente hanno sbagliato sul fascicolo. Poco male, basta prenderlo e spostarlo dall'altra parte. Infatti qui entra subito bene, calza subito senza difficoltà, vedete? Adesso lo tengo con il dito. Chiaramente per verificare dovete controllare che il pezzo esca bene dalle finestrelle, no? Dalle feritoie. Non deve rimanere infossato, anche se infossato sarebbe più corrispondente al modello originale, a dire la verità. Ma è stato fatto in questo modo e quindi lo dobbiamo tenere così, anche perché sennò dovremmo inventarci un modo di creare uno spessore tra il pezzo e la parte del ponte, in maniera che da farlo rimanere un pochino più sollevato e quindi qui rimarrebbe più in profondità. Magari più là ce lo possiamo anche studiare. Per il momento, ripeto, vediamo solo il montaggio standard, ok? Allora, quindi lo giriamo così, prendiamo il corrispettivo anche dall'altra parte a questo punto. Dove stava? Quello trasparente, eccolo qua, vedete? Talmente chiaro che nemmeno si vede. E lo posizioniamo già qua, in maniera tale da averlo già pronto. Anche questo spiana benissimo, quindi è sicuramente stato fatto l'errore sul fascicolo. Io adesso però non capisco perché questo lo abbiano fatto trasparente.
Sicuramente c'è da mettere il LED, però io non ricordo che nel telefilm si fosse mai accesa una luce da questa parte. Forse ricordo male io, ma comunque poi in caso se voi ve lo ricordate meglio fatemelo sapere nei commenti, ditemi se vi ricordate che questa parte fosse illuminata qualche volta. Andiamo a cercare la parte da assemblare sui due pezzi. Chiaramente adesso sto praticamente assemblando varie fasi messe un po' sparse nel fascicolo, ma proprio perché si è creata questa inversione dei pezzi dobbiamo fare così. Comunque tanto è semplice, insomma, non è che crea particolari problemi. Allora questo va di qua e questo con la L di conseguenza va di qua. Come li riconoscete? Perché comunque da una parte qui c'ha la svasatura per mettere il LED, vedete? Quindi questo qui con la svasatura è sicuramente la copertura che andrà sul pezzo trasparente. E lo posizioniamo qui. Ok? Per il momento non ci mettiamo niente. Prendiamo quell'altro pezzo. Anche questo è dotato di svasatura. Ok? Anche se non capisco, perché questo non è da quest'altro lato non è trasparente, quindi non so perché l'abbiano fatto. E lo andiamo a posizionare sopra l'altro pezzo. Ok, in questo modo. Attenzione ragazzi, la cosa a cui dovete far caso è che i fori devono corrispondere ai perni qua e anche qua, ok? Fatto questo, per bloccarli in posizione utilizzeremo due viti CM. CM sta per chiaramente per viti metalliche, c'ha la M. Quindi in questo caso prendete il lubrificante, come vi ho detto prima, lo spruzzate dentro un contenitorino, ne basta veramente poco, ecco io l'ho spruzzato dentro questo coperchietto di plastica, andare a prendere due viti CM, ecco qua, la mettete sopra il cacciavite, ok, e bagnate la punta della vite o anche un po' di più della punta, ma comunque sia l'importante è che lo bagnate un pochino. Allora, prima di procedere però al montaggio finale, vi ricordo che tra i due pezzi va montato il LED, quindi prendete il cavetto identificato con la lettera B, ok? Identificate il singolo cavo, quello che ha il cavetto nero e giallo, questo qua, e lo userete da questo lato, quindi dal lato dove c'è il pezzettino trasparente, ok? Allora, come al solito qui è presente questo piccolo dentino, spero si riesca a vedere, che serve per tenere posizionato fermo il LED, quindi il LED andrà messo chiaramente in maniera tale da essere, diciamo, con i due cavi in mezzo, con in mezzo il dentino, in questo modo, spero si riesca a vedere, ok? Adesso ci poggiamo bene sul tavolo, perché comunque è un'operazione che richiede di stare abbastanza stabili. Allora, riposiziono prima la parte trasparente che avevo rimosso un attimo per far vedere la cosa, metto già la testa del LED dentro qui, ok, così me la trovo già posizionata, e vado a rimettere i due cavi tra il dentino, ok, riposizionando il pezzo. Non è, diciamo, facilmente subito centrabile, ma ecco qua, in questo modo cerco di farvelo vedere, ok. E adesso procediamo a mettere la vite CM qui dentro, che vi ricordo va prima
oleata bene, lubrificata bene con un lubrificante. Ok, adesso andiamo a prendere, eccola qua, la immergo un pochino, almeno la punta, nel lubrificante. Ne serve poco, ragazzi, non è che ne serve tanto. La centro bene nel buco e poi inizio ad avvitare. Fate un paio di giri avanti, 2-3 giri, e poi tornate un pochino indietro, ragazzi. Fate sempre questa tecnica sul metallo, perché è importante evitare che si possa spezzare la vite. Anche se fa perdere un po' di tempo, però è il metodo più sicuro per procedere. Non stringete a morte, perché ripeto, anche qui non serve. Controllate che spiani bene. Ecco, come sentite che diventa un pochino dura, non forzate, ragazzi, perché ripeto, la rottura è dietro l'angolo, Oh, ok. Come vedete qui spiana bene, verificatelo anche voi, deve essere veramente parallelo al resto del piano di lavoro, no? E fate la stessa cosa per montare da quest'altra parte, ovviamente. Quindi metterete prima la placchetta nera, questa qui, la fate uscire fuori, poi prendete a questo punto il pezzo rimanente, questo qua, che è quello indicato con la lettera R, e lo avvitiamo qua. Da questo lato, almeno per il momento, non sembra che ci vadano LED, quindi il problema di posizionare il LED per il momento qui non c'è. Fate la stessa cosa che abbiamo fatto prima, lubrificate un'altra vite di tipo CM, la bagnate sempre nel lubrificante. Prima di completare l'assemblaggio da questo lato vi volevo anche suggerire un'altra cosa. Se lo ritenete opportuno potete provare anche a fare la filettatura prima di posizionare il pezzo di plastica. Vi create la filettatura piano piano qui con la vite, sempre lubrificandola, e poi la risvitate tutta. Poi mettete il pezzo sopra e avvitate. Questo perché? Perché sicuramente, non avendo il pezzo di plastica sopra, vi sarà molto più semplice creare la filettatura. Attenzione però a non mandare la vite troppo in avanti, perché comunque dovete considerare che ci sarà sempre uno spessore dovuto al pezzo di plastica che andrete ad inserire. Di conseguenza non è necessario che voi facciate la filettatura arrivando fino in fondo, sarà sufficiente arrivare fino a, con la testa della vite, fino a circa 1,5 mm, 2 mm dalla battuta qui del buco. Ok? Questa vite da questa parte presentava un po' di difficoltà nell'inserimento. Il pezzo probabilmente non è stato forato correttamente, e quindi io ho dovuto ripassare un pochino con il trapano a mano, questo qua, il foro, in maniera tale da far andare un pochino più giù la vite, perché comunque non entrava bene e ancora ci sarebbe ancora un po' da lavorare, però lo devo fare con un po' di calma, perché c'è il rischio sennò di forare la parte e di uscire di qua, quindi comunque è una cosa che devo diciamo ancora un po' mettere a punto. Comunque il pezzo già è abbastanza in posizione, si muove solo leggermente, appena su uno sbatte, ma insomma poi comunque diciamo va, ecco, se lo dovete proprio spingere con l'unica, se no rimane in sede, insomma, non è che... Ok ragazzi? Quindi se anche voi vedete che vi fa difficoltà, non forzate la vite, perché vi si spezza, ok? Bene, risolto questo piccolo inconveniente, adesso andiamo a posizionare le finestre frontali del ponte 2, ok? Ovvero questo pezzo trasparente qua e la loro copertura, ok? Questo dovrebbe essere un momento abbastanza facile. Ecco qua, la parte trasparente va giù senza problemi, ok? Poi chiaramente andrà coperto con questo pezzo. Notate che ci sono sempre le svasature per far entrare i LED, quindi valgono i discorsi detti prima. Ci sono i due pernetti qui ai lati su cui far accavallare i cavi, e questa volta andremo a posizionare
il cavetto siglato con l'etichetta A. Ok? Allora andiamo a posizionare la copertura. Ecco qua, è abbastanza semplice perché comunque va in corrispondenza dei fori per le viti, quindi sicuramente vi si incastrerà facilmente. Prendiamo i LED, mettiamo quello con il cavo giallo-verde da questa parte e quello invece rosso-nero da quest'altra. Non so se invertirli può creare problemi, quindi diciamo, perché magari, non so, dipende dalle funzioni che magari saranno implementate da eventuali schede elettroniche. Comunque, per non sbagliarci, noi manteniamo quello che ci viene detto sul fascicolo. Chiaramente se c'è bisogno allargate un pochetto il filo tirandolo, vedete, senza esagerare nel tiraggio, ok? Poi prendete chiaramente il LED, allargate un pochino qui, diciamo, i cavetti per poterci far entrare il pernettino che li tiene in posizione, ok? E tenendo fermo il tutto con un dito li andiamo a posizionare, anzi alziamo momentaneamente ancora la copertura, posizioniamo i LED, facciamo per tutti e due in maniera tale da aver già fatto anche da quest'altro lato. Se avete difficoltà potreste anche mettere un goccino di colla sui LED, ragazzi, per tenerli fermi qua. Io preferisco non farlo, preferisco perderci 10 minuti in più, però non incollare le parti dove non è strettamente necessario. Questo anche in virtù del fatto che in caso di guasti nel lontano futuro del modello, ovvero quando magari ormai non si potrebbero più trovare i ricambi eccetera, sarà più facile magari sostituire il LED perché non lo abbiamo incollato, quindi viene via con più facilità. Chiaramente crea più difficoltà per metterlo in posizione la prima volta, ma ragazzi, come vi ho sempre detto, il modellismo è fatto di pazienza. Ecco, poi una volta che l'avete posizionato mettete la prima parte da questa parte così per tenerlo un pochino bloccato, appoggiate momentaneamente il dito sopra che ve lo tiene un pochino in posizione, andate a posizionare quest'altro. Poi considerate, ripeto, che la mia difficoltà è anche relativa al fatto che devo mostrarvelo in telecamera, quindi logicamente ho più difficoltà nel tenere i pezzi insieme con le mani. Ecco, magari mi appoggio un attimo, se no proprio non ci si fa. Rialzo momentaneamente qua. Ecco qua, dovremmo esserci. Controllate sempre che poi le finestre siano uscite fuori bene da qua, nella parte frontale, ok? Ecco, provate chiaramente a tirare leggermente mettendo il dito qui che preme il cavetto in maniera da verificare che sia bloccato dal pernetto, quello centrale, ok? Ora andiamo a bloccare il pezzo con le due viti qua e anche in questo caso useremo le viti CM, anzi in questo caso sono 4 perché ci sono anche questi fori sopra, ok? Quindi posizionate davanti a voi il pezzo delicatamente in maniera da non far spostare i LED tanto faticosamente posizionati, prendete 4 viti CM, ve le preparate già davanti, prendete la prima, l'andate a lubrificare come abbiamo fatto per le precedenti e avvitate su questi 4 fori. Ovviamente, come vi ho suggerito anche prima, fate sempre 2-3 giri in avanti e poi uno a tornare indietro per portare fuori i detriti. Ricordate che operiamo sul metallo e quindi non stringete troppo perché è facile avere rotture delle viti. Ecco qua. Vi ricordo di non stringerle mai a morte, quindi quando arrivate a fine corsa bloccatevi immediatamente, anzi vi suggerisco anche di fare
magari se avete provato a stringere un pochino, tornate indietro di un quarto di giro. Questo perché anche se la vite è andata bene, non si è rotta, avendo stretto magari troppo potreste aver messo in trazione la plastica, e questa col tempo si può spezzare anche stando ferma. Allora in quel caso voi fate un quarto di giro indietro e allenterete quella tensione, e quindi il pezzo sicuramente non vi darà più problemi. Ok? Sembra un consiglio stupido, ma guardate ragazzi che ne ho viste tante, quindi seguiteli. Bene, ora prendiamo la griglia dei sensori della nave, questa qui. Questa, per chi non lo sa, questa è la griglia dei sensori, quella che utilizza l'Enterprise per scannerizzare in pratica lo spazio, no? Per identificare navi in arrivo, oggetti celesti, eccetera. Questa chiaramente va posizionata qua. Il posizionamento è molto semplice. Vi ricordo che il pezzo è di plastica, quindi attenzione a tenerlo sempre in maniera ben spianata, quindi in maniera da non creare piegature che magari ve lo fanno spezzare mentre ci lavorate. E questo va bloccato con delle viti AP, quindi viti per la plastica. Allora ragazzi, questo pezzo, che è la griglia dei sensori, ripeto, va posizionato e bloccato in posizione con le viti AP e andranno a bloccare su queste 4 fori che sono sui punti cardinali, vedete? Nord, sud, est e ovest in pratica. Ok? Quindi prendete la vite di tipo AP e pian piano, tenendo con le dita dall'altro lato per non far muovere il pezzo, cominciate ad avvitare molto delicatamente. Fate anche un paio di giri indietro per portare fuori eventuali detriti. Non serrate completamente, andate direttamente a prendere un'altra vite e procedete da questo lato. Questo perché? Perché tirando troppo da una parte poi magari hanno più difficoltà le viti dall'altro lato a entrare. Invece se non le tirate completamente, fino a quando non avete finito l'assemblaggio, sicuramente entreranno tutte con molta più facilità. Ecco, una volta che avete messo l'ultima vite, ok, fate il giro e le stringete tutte, ma per modo di dire, nel senso le portate solo fino a fine corsa, Ecco qua. Come vedete, pezzo completamente montato, spiana perfettamente. Ok. La fase finale di questa fase sarà quella di assemblare il ponte principale, quindi la plancia con il resto del ponte 2. Quindi andiamo a prendere la nostra plancia, giriamo il pezzo, facciamo passare il cavo all'interno, ok? Lo mettiamo in posizione, tanto non ci si può sbagliare, può entrare solo in un modo. Mettiamo i pollici qua e premiamo leggermente, vedrete che entrerà molto facilmente, ok? Fatto questo, rigiriamo ancora una volta il pezzo, ci posizioniamo con comodo sul tavolo e andremo ad utilizzare per bloccare il pezzo delle viti CP. Questa volta ne servono 3, quindi andiamo ad aprire la bustina della vite CP. Anche queste sono per la plastica, quindi non serve lubrificarle, però poniamo sempre attenzione a non stringerle troppo. Allora, prendiamone una
prendo in mano il pezzo, andranno qui, qui e qui. Cominciate dove volete, non ha molta importanza, però fate sempre il sistema di prima, cioè stringete a croce. Se stringete prima questa, poi passate a questa, oppure fate, insomma, vedete voi. Comunque non stringete tutto quanto da ogni lato, appoggiate sempre la vite, fate alcuni giri, vi ricordo di tornare sempre un giro indietro ogni tanto per portare fuori i detriti. Poi quando siete quasi arrivati, non proseguite, prendete la vite successiva e andate a posizionare sull'altro foro. E anche qui non stringete, fate solo qualche giro, poi prendete l'ultima vite e la posizionate sul terzo foro. Questa potete già andare a fine corsa senza stringere, ripeto, ecco, come sentite che tira, basta. Andate a sentire anche quest'altre. Anche perché poi sono viti sulla plastica, può anche sparare la plastica poi, ragazzi, quindi non esagerate. Bene, eccolo qua, come vedete il pezzo è stabile, non serve stringere perché anche se lo scuotete forte non scende niente, ok? Oh, bene ragazzi, questo è il risultato al momento del montaggio. Ora, come ultima cosa, ci manca solo da andare a posizionare le scialuppe di salvataggio, quelle che dovremo inserire qua, ok? Oh, quindi le andremo a prendere, eccole qua. Queste vanno rimosse da questa sprue, questi pezzi di plastica che le reggono si chiamano sprue in gergo modellistico. Dovrete tagliare con molta precisione qui tra l'attaccatura e diciamo la sprue stessa. Io per farlo vi consiglio un cutter da modellismo che adesso vi mostro, tanto comunque il taglio lì è abbastanza semplice, come vedete qui ne ho varie misure ma ne basta uno di qualsiasi forma, l'importante è che siate precisi nel tagliare, ok? Io prendo questo al momento, guardate, questo nei negozi di modellismo veramente lo trovate a pochissimi euro, ma lo trovate anche nei ferramenta eccetera, non serve spenderci cifre grosse se non siete proprio appassionati di modellismo, che tanto comunque si fa uguale, il lavoro lo fa uguale. Allora vi posizionate ben fermi da una parte, puntate tenendo bene fermo con le mani il tutto e poi lavorate sulla parte da tagliare. Ecco qua. E ripetete l'operazione per tutti i pezzetti. Se il taglio non vi è venuto preciso potete pulirlo piano piano così, togliendo eventuali residui, ma molto leggermente perché altrimenti rischiate di rovinare il del pezzo, ok? E questi qui andranno posizionati qui. Chiaramente hanno già il loro pernino, no? Il loro perno per essere inseriti nel buco. Io comunque vi consiglio di mettere magari un goccino di colla, che tanto questi non dovranno più essere rimossi e vi eviterà magari che se il perno non è proprio ben incastrato, perché magari è un po' sottodimensionato, vi possa cascare la scialuppetta e poi questa, se la perdete, insomma rimane brutto vedere il modello senza un pezzo, no? Quindi io ci metterei sicuramente un goccino di colla. Allora, fate attenzione a posizionarli correttamente perché sebbene esternamente queste scialuppe siano praticamente identiche, nella parte posteriore il posizionamento del perno che cerco di farvi vedere è diverso su ognuno dei pezzi e quindi dovete cercare i pezzi corrispondenti in base a come vedete che è posizionato il foro sopra il ponte 2, ok? Mettete, se volete, un goccino di colla qui all'interno e poi inserite premendo. Molto semplice, ragazzi. Ed ecco qua, questo è il risultato finale della fase 1.
Bene, vi ricordo che nel prossimo tutorial andremo ad affrontare la fase 2, dove è previsto il montaggio delle prime parti della gondola di curvatura. Per il momento io vi ringrazio di avermi seguito e faccio un salutone al mio amico Mimmo Tantaroba, lo ringrazio di tutto, lui sa perché, e vi do appuntamento al prossimo tutorial dove appunto affronteremo questa fase 2 del montaggio. Un saluto a tutti e a presto dal vostro Andrew Riker. Ciao 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 ciao!